Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo bellissimo Babbo Natale, lo trovo davvero grazioso e particolare. È un bellissimo modellino, spero che vi piaccia, ma sono sicuro che sarà così perché è particolare e si presta a tantissimi utilizzi. Possiamo mettere dentro delle caramelle, dei cioccolatini o qualsiasi biscottini natalizi e donarlo a chi vogliamo. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa del Babbo Natale con la pallina con sorpresa, con il filato color carne abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo per altri 10 giri le 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse e iniziamo a riempire con l'ovatta sintetica. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Facciamo un altro giro di 12 maglie e stacchiamo il filo e riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Riempiamo bene e cerchiamo di dare un po' la forma alla testa. Per il corpo con il filato rosso abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Ogni 10 maglie facciamo un aumento e saranno 72 maglie basse. Io vado ora a fare altri 10 maglie e un aumento e saranno 72 maglie perché ho una pallina di 10 cm. Nel caso utilizzate una pallina più piccola vi potete fermare anche un pochino prima, anziché arrivare a 72 maglie vi dovete fermare a 60 o 66 maglie in base a quando è grande la vostra pallina. Io ho preso una di 10 cm, se è come questa allora fate come me, arrivate a 72 maglie. Ho lavorato per altri 8 giri con il filato rosso le 72 maglie, poi andate a provare un attimo e vado a sostituire il filato. Arrivato a questo punto qui, circa metà della pallina, vado a sostituire il filato, vado a prendere il filato bianco e faccio una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 70 maglie. Poi nel prossimo giro vado a fare di nuovo una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 68 maglie. Vado a fare ancora nel prossimo giro una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 66 maglie lavorate. E vado a lavorare un altro giro di 66 maglie e poi stacco il filo in modo da far rientrare la pallina in questo lavoro. Questo sarà il corpo. Possiamo staccare poi il filo e questa sarà la parte del corpo. Andiamo ad inserire la pallina all'interno in questo modo e poi andremo a cucire la testa, le gambe e le braccia. Per la barba abbiamo una catenella di 24 maglie e lavoriamo 24 maglie basse nelle nostre 24 catenelle. Ora andiamo a fare dei punti puff in modo da creare così la barba. Andiamo a fare per il primo puff facciamo 2 catenelle, poi andiamo a prendere il filo e andiamo a fare una seconda maglia alta e poi andiamo a fare una terza maglia alta e una quarta maglia alta nello stesso punto e andiamo a chiudere tutto insieme. Questo sarà il primo puff. Poi andiamo a fare
un secondo puff, allora chiudiamo questo qui così, andiamo a fare un secondo puff, saltiamo una maglia, andiamo nella prossima maglia e ripetiamo l'operazione 1 2 3 e 4. Chiudiamo le maglie insieme e poi facciamo un'altra maglia e ripetiamo questa operazione per tutte le maglie, saltiamo una maglia e ripetiamo così per tutto il giro. Terminato questo giro andiamo a fare l'altro giro di puff. In totale dobbiamo fare 3 giri di puff e poi andiamo a fare di nuovo quello che abbiamo fatto qui alla base delle maglie basse. Andiamo qui però questa volta al centro tra i due puff e andiamo a fare i nostri puff in questo punto, sempre di 4 maglie alte chiuse insieme, saltiamo il prossimo, entriamo qui e lavoriamo la stessa cosa, 1 2 3 e 4 e chiudiamo insieme e proseguiamo così per tutto il giro. E per l'ultimo giro andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per questo giro qui, andiamo in ogni parte qui in mezzo e andiamo a lavorare il nostro punto puff, giriamo il lavoro e per ogni maglia andiamo a fare una maglia bassa, una maglia qui tra i puff e una al centro sul puff, una tra i puff e l'altra al centro dei puff e così terminiamo la barba. Possiamo staccare il filo e questa sarà la barba che andremo ad applicare sulla testa di Babbo Natale. Per i baffi lavoriamo una catenella di 13 maglie, lavoriamo una maglia bassissima nella prima maglia che l'ho già lavorata, poi lavoriamo una maglia bassa e una mezza maglia nella prossima maglia, poi lavoriamo 3 maglie alte nelle prossime 3 e poi lavoriamo una maglia bassissima e andiamo a lavorare a specchio da quest'altro lato, 3 maglie alte nelle prossime 3 maglie, 1 2 e 3, una mezza maglia nella prossima maglia, una maglia bassa e una maglia bassissima e possiamo staccare i baffi e andiamo a cucire. Per le braccia partiamo con il filato rosso e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie con il filato rosso, poi stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 3 giri 12 maglie basse. Ora andiamo a lavorare nella prima maglia qui e facciamo 3 maglie alte chiuse insieme in modo da realizzare così il pollice, 1 2 e 3 e poi le andiamo a chiudere insieme, prendiamo da questo punto e le chiudiamo così e lavoriamo le restanti 11 maglie basse nelle 11 maglie. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse e lavoriamo anche sulla maglia qui che abbiamo fatto nelle 3 maglie chiuse insieme. Sostituiamo il filato rosso con quello bianco e andiamo a fare per altri 2 giri 12 maglie con questo filato bianco. Riprendiamo il filato rosso e lavoriamo per altri 12 giri con il filato rosso le 12 maglie e poi andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e andiamo a staccare il filo. Stacchiamo il filo e andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica. Per realizzare la gamba di Babbo Natale con il filato nero facciamo una catenella di 6 maglie, lavoriamo 6 maglie basse da questo lato della catenella e 6 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 12 maglie lavorate. Una aumenta la prima maglia, un aumenta a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse.
Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie con il filato però bianco. Sostituiamo il filato con quello rosso e lavoriamo per altri 9 giri le 16 maglie con questo filato. Poi stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Terminati i giri, stacchiamo il filo e andiamo a fare un'altra uguale. Per il cappello avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e lavoriamo per altri 2 giri 6 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Facciamo un altro giro di 54 maglie basse. Sostituiamo il filato, andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 56 maglie lavorate e le lavoriamo in costa dietro. Prendiamo solo la maglia dalla parte di dietro e facciamo il nostro aumento qui nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro. In totale saranno 56 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 4 giri le nostre 56 maglie a maglie basse e poi stacchiamo il filo. Possiamo poi staccare il filo, andiamo a dare un po' la forma al cappellino cercando di allargarlo un pochino qui sulla parte superiore, poi andremo a piegare così e andremo ad inserire alla testa. E poi lo pieghiamo così, facciamo il pompon dietro con il filato bianco. Per il pompon con il filato bianco avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Stacchiamo poi il filo e andiamo a cucire sulla punta del cappellino. Qui. Inseriamo il cappellino sulla testa e poi andiamo a fermare la barba qui proprio alla base del cappellino da un lato e l'altro in questo modo. Applichiamo anche i baffi sopra alla barba e poi applichiamo gli occhi e facciamo poi le sopracciglia. Possiamo fare le sopracciglia di 4-5 catenelle e poi andiamo a cucire. Applicate poi gli occhietti in plastica oppure andate a ricamare con ago e filo e poi andate a fermare con ago e filo la barba, i baffi e poi andate a fare le sopracciglia. Ho fatto una catenella di 5 maglie, oppure potete utilizzare lo stesso filato, andate a passare un po' di volte e così anche per il naso. Facciamo con il filo, passiamo un po' di volte e riempiamo questa zona qui per fare il naso. Vado a fermare prima la barba con gli spilli e poi con ago e filo vado a fermare la barba sotto al cappello leggermente in questo modo e vado a cucire tutto bene intorno. Vado a cucire anche il cappello bene intorno e vado a fermare anche i baffi sempre con ago e filo. Con un po' di filato color carne facciamo il nasino, passiamo un po' di volte così in questo modo
su questa parte qui e realizziamo così il naso del Babbo Natale. Prendiamo poi il pompon e lo andiamo a cucire sulla sommità del cappellino e andiamo a fermare bene. Andiamo poi a cucire le 5 catenelle sugli occhi in modo da fare così le sopracciglia, e poi andiamo a fare con un po' di filo bianco intorno agli occhi. Questo è facoltativo e decidete voi se farlo oppure no. Possiamo passare un po' di filo nero sugli occhi e fare le ciglia, e poi andiamo a fare anche una bocca sorridente volendo, oppure no, come preferite. E blocchiamo il filo. Fatto questo, possiamo andare a cucire le braccia. Dopo aver inserito un po' di ovatta sintetica, andiamo a cucire le braccia qui verso il collo che andrà sotto la testa. Prendete un po' la misura, appoggiate un attimo la testa in questo modo e poi fermate con gli spilli le braccia da un lato e dall'altro e poi le gambe sotto. Riempiamo anche bene i piedini, diamo un po' la forma al piede in questo modo, agli stivaletti, così tirando leggermente l'ovatta all'interno, e poi andiamo a chiudere con ago e filo prima questa parte. Non riempite fino a sopra, lasciate giusto un centimetro, diciamo, di spazio senza ovatta sintetica, e andate a cucire questa parte. E poi dobbiamo andare a cucire qui in modo che possa stare seduto in questo modo. Andiamo a cucire da un lato e l'altro dopo aver riempito e chiuso le gambe. Con ago e filo andiamo a cucire la sommità sia delle gambe che delle braccia. In questo modo chiudiamo tutto dopo aver lasciato circa un centimetro senza ovatta sintetica, in modo da poterlo poi cucire bene sotto la pallina. Prendiamo bene la distanza che andrà un pochino sotto il collo, così, delle braccia e della testa al centro, e andiamo a cucire prima le braccia fermandole con gli spilli e i punti giusti, e poi andiamo a cucire la testa sopra. Andiamo a cucire poi il braccio rinforzando, passando tante volte fino a bloccarlo per bene dal lato e così anche dall'altra parte, dove aver preso bene la misura. E dopo aver fissato la testa con gli spilli andiamo maglia per maglia, cerchiamo di cucire bene tutto intorno. E infine andiamo a cucire le gambe sotto la pallina da un lato e dall'altro. Volendo possiamo aggiungere un paio di occhiali al nostro Babbo Natale, basterà girare intorno a qualcosa di tondo, che ne so, un pennarello di quelli doppi, andiamo a fare il cerchietto, poi andiamo a fare l'altro cerchietto e saranno abbiamo così poi realizzato gli occhiali. Ed eccolo terminato, questo è il mio Babbo Natale con il suo prezioso pancino. All'interno possiamo andare ad aggiungere qualsiasi cosa, dei biscottini natalizi, oppure delle caramelle, dei cioccolatini, oppure dei piccoli doni, che ne so, potrebbero essere dei braccialetti, degli anellini, delle collane. È molto carino e penso che piacerà molto a chi l'andrete a donare. Sono sicura che questa idea vi piacerà particolarmente, e vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, e la condivido con voi e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, a presto! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.